Nella raccolta biblica dell'Antico Testamento troviamo una serie di libri che comunemente vengono definiti sapienziali, perché sono dei testi che contengono un insegnamento sapiente. Sono il prodotto della scuola dei saggi di Gerusalemme, una scuola che è durata per molti secoli, a partire dall'epoca di Davide e Salomone fino all'esilio e poi ancora dopo l'esilio, fino alla vigilia del Nuovo Testamento. I libri che vengono chiamati sapienziali potremmo distinguerli in due gruppi. Da una parte possiamo collocare quelli che rappresentano la sapienza tradizionale, cioè che trasmettono l'insegnamento comune e costante di Israele. Dall'altra parte, invece, collochiamo i libri contestatori. Si tratta di due testi importanti, Giobbe e Coelet. Ma in questa occasione prendiamo in analisi quelli tradizionali. Sono il libro dei Proverbi, il libro del Siracide e il libro della Sapienza. Partiamo dai Proverbi, perché è la raccolta più antica che contiene davvero la tradizione sapienziale dell'Antico Testamento. La parola proverbio la adoperiamo anche noi per indicare appunto delle espressioni sintetiche di sapienza popolare. Qui invece ci troviamo di fronte ad una sapienza di scuola, ai risultati di ragionamenti che potremmo definire filosofici. Il libro dei Proverbi è una autentica collezione di frasi brevi, enigmi, elementi curiosi, provocatori, interessanti, sintesi di filosofia, di saggezza popolare. Non c'è un vero e proprio criterio della compilazione, ma si trovano insieme tante formule differenti e disparate. Questi proverbi hanno avuto una origine indipendente. Ognuno di essi ha una propria storia. Ce ne sono di quelli antichissimi e di quelli più recenti. Ci sono generi letterari diversi, con sfumature differenti, anche con mentalità diverse, ma tutti hanno questa unica caratteristica: trasmettere alle giovani generazioni l'esperienza dei maestri del passato. Il proverbio, infatti, ha questa funzione: comunicare ad altri ciò che si è imparato per esperienza. Mentre i profeti dell'Antico Testamento comunicano quello che il Signore ha rivelato loro, i saggi piuttosto comunicano quello che hanno imparato con la loro esperienza, con la loro riflessione, con la loro capacità di osservare il mondo e le vicende degli uomini. In ebraico il termine che abbiamo tradotto con proverbio suona mashal e deriva dal verbo uguale, mashal, che ha due significati. Il primo significato è quello di essere uguale, mentre il secondo è quello di dominare, controllare.
Che rapporto c'è fra questi due significati? È interessante l'osservazione, perché ci aiuta a capire meglio il senso di un proverbio. Anzitutto è importante osservare ciò che lega due realtà, quello che hanno di simile fra di loro, proprio per poter fare un paragone. Ma osservare gli elementi simili che si ripetono nella vicenda del mondo permette al saggio di dominare la realtà, di controllare quello che avviene, di capire come vanno le cose, come va il mondo. Questa raccolta di mashal è dunque uno strumento che i maestri offrivano agli studenti. Infatti, il destinatario primo di questa raccolta è il giovane in formazione. Sono studenti che si preparano per entrare nella amministrazione pubblica della città di Gerusalemme. E fra gli altri studi che devono affrontare c'è anche una disciplina umanistica che potremmo definire l'arte di saper vivere. Infatti, per l'antico Israele, saggio è colui che sa fare, non colui che sa tante cose, che ha una istruzione o una erudizione. È saggio colui che sa fare, l'artigiano, colui che sa fare con le mani. Ma notate il passaggio. Arriviamo subito dopo a dire saggio è colui che ci sa fare. I francesi parlano del savoir-faire e capiamo bene cosa vuol dire saperci fare. Il saggio è colui che sa fare nella vita, sa vivere. Questa è l'arte per eccellenza, la scienza sublime che merita di essere imparata. L'arte di vivere bene. I sapienti biblici vogliono proprio insegnare ai giovani studenti questa arte così difficile, che è l'arte di vivere bene. E allora osservano la realtà, le vicende, i caratteri delle persone e cercano di sintetizzarle in alcune formule che possano aiutare a riconoscere le situazioni in modo tale da scegliere bene dove ci sono più possibilità, in modo da scegliere il bene ed evitare sempre il male. Questa scuola della corte lavorò per secoli a Gerusalemme, a partire da Salomone, fino al momento tragico della caduta di Gerusalemme e dell'esilio. A mano che i maestri producevano dei testi, questi venivano raccolti e negli anni le collezioni crescevano e si tramandavano di generazione in generazione. Nei secoli la raccolta di proverbi è aumentata. Dopo l'esilio, quando un piccolo resto è tornato da Babilonia e ha ripreso la vita a Gerusalemme, non c'era più quella scuola di corte, non c'era più la corte, non c'era più l'autonomia, non c'era più la funzione di formare le nuove generazioni al lavoro dei funzionari di corte. E tuttavia
i maestri si sono conservati e hanno ripreso quelle antiche tradizioni che insegnavano a vivere bene. Intorno al V secolo, un autore, che possiamo definire un letterato geniale, ha fatto l'ultima redazione dell'attuale libro dei Proverbi. Ha messo insieme tante collezioni antiche dell'epoca di Salomone, dell'epoca di Ezechia, di altre epoche e di altri autori, addirittura con delle raccolte di autori stranieri. Si parla di un Lemuel, che è un re della regione di Edom. Ci sono dei testi che assomigliano tantissimo ad una raccolta di proverbi egiziani. Significa che gli antichi maestri conoscevano anche la sapienza degli altri popoli, traducevano i loro proverbi in ebraico e li adattavano per i loro studenti. Tutto questo enorme materiale è stato raccolto dall'autore che ne ha fatto l'ultima redazione. Questo autore ha aggiunto anche una ampia introduzione. I primi 9 capitoli del libro dei Proverbi costituiscono questa introduzione che riguarda un po' tutta la letteratura sapienziale ed è impostata come un discorso che un padre rivolge al figlio, ovvero un maestro rivolge al discepolo. È l'esortazione dall'adulto al giovane, invitandolo a seguire la strada buona, a fare scelte buone, a conservare la tradizione dei maestri. Ora, questo autore, dal momento che ha davanti come destinatari soprattutto dei giovani e tutti i ragazzi maschi, nell'età che precede immediatamente il matrimonio, gli studenti sono di 15-20 anni, quindi ha adoperato una immagine che a un uditorio del genere doveva interessare e ha parlato loro della ricerca della donna ideale. E i ragazzi capiscono subito: state cercando una donna, state cercando moglie, mi raccomando, cercatela bene, perché se trovate la donna giusta siete fortunati. L'autore gioca sul doppio senso. Sta parlando della ricerca della moglie ideale. I giovani lo ascoltano molto interessati e lentamente si accorgono che il maestro sta parlando di una donna speciale, sta parlando della sapienza. Questo autore ha operato un processo intellettuale molto interessante. Ha personificato la sapienza. Ne ha parlato come se fosse una donna in carne e ossa, come se fosse una maestra di vita che interviene nella vita concreta, parla per strada, al mercato, nella piazza principale del paese, davanti alla porta d'ingresso della città, là dove gli uomini si radunano, là dove c'è il mercato, dove c'è il tribunale, dove c'è anche l'ambiente di divertimento. Lì, nella vita concreta, questo autore presenta la personificazione della sapienza, che parla agli uomini e li invita alla sua scuola. Nel capitolo 8
del libro dei Proverbi troviamo uno dei testi più importanti di questa personificazione della sapienza, dove questa figura racconta la propria storia. Invita gli uomini dicendo che ha ottima merce. Dice che è lei che garantisce il governo e il regno nel mondo. E poi continua dicendo: io sono stata generata da Dio come principio delle sue vie. La sapienza è generata da Dio come arché. In ebraico dice reshit, è il principio della creazione. Riconosciamo un linguaggio che l'Evangelista Giovanni e anche l'Apostolo Paolo hanno ripreso e nel Nuovo Testamento hanno applicato a Gesù Cristo. È Lui la sapienza di Dio, generato fin dal principio. È Lui il principio della creazione di Dio. Il nostro autore sta facendo un'anticipazione, senza saperlo, di quello che sarà il mistero trinitario. Ha anticipato un particolare, sdoppiando la figura di Dio e inserendo la sapienza come una persona che è a fianco a Dio, è figlia di Dio e accompagna il Creatore durante la creazione. Io sono stata generata prima che esistesse il mondo e quando Dio creava tutte le cose, io ero là. Quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, io ero là. Ero là come un architetto, traducono alcuni. Io preferisco tradurre in un altro modo. Ero là come una bambina ed ero la sua delizia ogni giorno. Mi rallegravo davanti a lui ogni istante. Ballavo sulla tavola della terra e ponevo le mie delizie tra i figli dell'uomo. È splendida questa immagine della sapienza, che adesso è una donna adulta, autorevole, ma una volta all'inizio era una bambina. E mentre il mondo veniva creato, lei era piccola e giocava, ballava sulla tavola del mondo, era la gioia del suo papà. È un'immagine splendida di poeta filosofo che vuole insegnare come ci sia una rivelazione di Dio che aiuta a vivere bene. E allora l'applicazione sarà poi di questo genere ai giovani studenti. Sposate la sapienza, attenti alla scemenza. Dice attenti alla donna straniera, alla donna altrui, alla donna adultera e prostituta. Non è un discorso semplicemente moralistico, è un discorso simbolico. Queste caratteristiche della donna straniera, della donna che appartiene ad un altro, della donna prostituta, è un'immagine della cultura, della mentalità, del modo di pensare. La donna straniera è l'immagine della mentalità degli altri popoli. Questo maestro israelita insegna ai suoi giovani discepoli ad amare la propria tradizione, a non andare a cercare le ultime novità, le ultime mode, i gusti che vengono dall'estero, da altre culture, da altre mentalità. Mette in guardia dalla mentalità che si stava diffondendo del mondo greco, della filosofia ellenista.
per invitare i giovani ad accogliere, seguire, amare, sposare la tradizione biblica, la sapienza che viene da Dio. In questa linea si inserisce anche l'opera di un autore ben preciso che noi conosciamo come il Siracide. Bisognerebbe dire Siracide, perché è un nome alla greca e vuol dire discendente di Sirac, come Achille è il Pelide o Agamennone è l'Atride. Questo tizio, che si chiama Giosuè, figlio di Sirac, sarebbe il Siracide. Ma ormai abbiamo preso l'abitudine di chiamarlo Siracide e dobbiamo continuare così. Era un professore di Gerusalemme che raccolse le sue dispense scolastiche verso il 180 a.C. e pubblicò un altro libro di proverbi, con una differenza. Questo è tutto scritto da lui. Sono i suoi prodotti scolastici, le sue riflessioni. L'ultimo grande libro della sapienza tradizionale dell'Antico Testamento è intitolato proprio Sapienza. Il libro della Sapienza è nato però in Egitto, ad Alessandria, nel I secolo a.C. È probabilmente l'ultimo libro dell'Antico Testamento, scritto alla vigilia dell'Incarnazione. Ma è scritto da un ebreo ed è rivolto agli ebrei che vivono nella grande metropoli di Alessandria d'Egitto. Sono un piccolo gruppo, una minoranza in mezzo alla grande popolazione che parla greco, che ha una mentalità greca, quindi anche idolatrica. Sono i greci che hanno ereditato la cultura e la tradizione dell'antico Egitto e la colonia degli ebrei che vive lì si trova a sperimentare nuovamente la storia degli antichi ebrei che erano in Egitto. E dal momento che molti di questi ebrei avevano un po' il complesso di inferiorità rispetto alla cultura greca che sentivano come dominante, proprio perché i professori della Università di Alessandria disprezzavano tutto quello che non era greco e difatti li chiamavano barbari, l'autore si mette nei panni di Salomone e fa un discorso a due destinatari. Probabilmente l'autore è un professore universitario, una persona di grande cultura che scrive in un greco eccellente e si rivolge ai suoi colleghi, si rivolge alle persone che hanno un ruolo e un'autorità nella città ellenista e a loro dice: la tradizione ebraica non è per nulla inferiore alla vostra. Contemporaneamente ai suoi connazionali ebrei dice: non sentitevi inferiori, perché la rivelazione che noi abbiamo ricevuto da Dio ci dà una cultura, cioè un modo di vedere la vita che può stare tranquillamente alla pari della sapienza greca, anzi, e affronta una questione importantissima come la giustizia di Dio. Sembra che non ci sia giustizia in questo mondo, perché i giusti soffrono, muoiono giovani, ci sono dei giusti che non riescono ad avere figli. E allora come è possibile che Dio faccia le cose bene in questa realtà? Il nostro autore apre una strada nuova,
parla di una soluzione ultraterrena. La giustizia di Dio si realizza dopo la morte. C'è una retribuzione ultraterrena, è una novità che gli antichi maestri non conoscevano. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. È un testo che conosciamo, si adopera spesso nei funerali. È il capitolo 3 del libro della Sapienza. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu giudicata una sciagura, ma in realtà essi sono nella pace e ricevono da Dio una grande ricompensa. L'autore chiede al Signore: dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli. Continua questa personificazione della sapienza. La sapienza adesso è vista come colei che siede accanto a Dio su un altro trono. Ed è proprio questa sapienza che siede in trono accanto a Dio che diventa uomo nella persona di Gesù Cristo. E siamo già nel Nuovo Testamento. È la rivelazione piena della sapienza di Dio.